Buongiorno amici, benvenuti sul canale per la seconda volta dall'Amsterdam. Questo è il nostro posto preferito per fare la colazione. Oggi mangeremo bene, nei bellissimi posti, non spendendo molto. Panzato via tutto, come al solito. Assisteremo ad una manifestazione contro la guerra, ci perderemo nei quartieri antichi E in quanto un quartiere antico, case sono tutte diverse e tutte storte. riposeremo nei parchi e rimanete con noi e buona visione. Tipica taverna dei pirati olandesi. Non ti rendi conto nemmeno che sei in un enorme campeggio. Ma guarda, c'è Paperella. Ma li avete visti quelli lì? Quando ti svegli in un posto così. Buongiorno. Ora facciamo un spuntino giusto prima della colazione, prima di arrivare al centro. Ieri abbiamo camminato 9 ore. E come abbiamo detto ieri, dal camper, cioè dal campeggio alla stazione di metropolitana, ci sono sì e no 5 minuti. Sì. Siamo usciti con il sole, poi si è oscurato, abbiamo messo le cerate e a questo punto è arrivato lo scroscio. Praticamente siamo completamente bagnati, però va bene, andiamo ad Amsterdam. E visto che ancora piovigina un po', il treno si è fermato ovviamente fuori dalla tettoia. Come si fa ad andare in giro così? Vabbè dai, ci asciughiamo qua, poi cade giù. Ma te sei incredibile. Scusa, che figura che faccio. Ma guardati gli occhiali. So tutto. 20 minutes later. E arrivati in questo quartiere, cioè nella metropolitana, potete vedere un sacco di cose sulla storia. E per essere precisi ci troviamo, chissà come si pronuncia, Newmarkt, che poi al 99% vuol dire il nuovo mercato. Sì. E non si chiama così per caso, perché qui, le bici, c'è comunque un mercato. Da questa parte è uscito il sole, abbiamo il quartiere cinese, mentre questo è il nostro posto preferito per fare la colazione. Più che altro qui abbiamo un mercato di antiquariato, è un quartiere bellissimo. Ma prima andiamo a mangiare, che facciamo, fuori o dentro? Proviamo fuori? Fuori? Proviamo. Ok, alla fine abbiamo optato per dentro. Profonda. E questo è un banalissimo cappuccio e brioche. Questo bellissimo bar si trova in un edificio storico che all'inizio era la porta della città, una pesa pubblica, facevano anche le esecuzioni, in un certo periodo fungeva anche da museo, insomma tantissime cose. Ecco, i croissant vi portano sia il burro che marmellata, così uno può scegliere, usarli tutti e due. Oggi è un bellissimo bar dove veniamo ogni volta quando siamo ad Amsterdam a fare colazione. Di solito mangiamo fuori, ma oggi c'è un vento piuttosto fastidioso, così abbiamo potuto anche farvi vedere com'è all'interno. Comunque i croissant sono fenomenali. E la quantità di marmellata e burro industriale. Non voglio sporcare il coltello. Per quello sporchi il cucchiaio. Credo che sia la confettura alle fragole. È buonissima. E mi dà pure biscottino. E ora due cose. Prima è ovvio che questa colazione costa come 2 colazioni da noi, ma vuoi mettere? E la seconda, non metteteci più per favore le faccine di morte quando facciamo la colazione con cappuccio e brioche, perché da una parte non sapete niente di noi, seconda, ma non vi sembra così grave, eh? Per noi questo è uno dei punti più storici, più interessanti di Amsterdam, perché dietro abbiamo il quartiere a luci rosse, che poi non è tutto quel degrado che si pensa, sì, c'è qualche vetrinetta e basta, invece davanti è il quartiere cinese, mentre a sinistra, visto che siamo in pieno centro, è la via che porta dalla Piazza Dam alla stazione. Qua
c'è un incredibile dedalo di vie e viuzze e le scritte sono anche in cinese. E in quanto un quartiere antico, case sono tutte diverse e tutte storte. Il modo migliore per esplorare questo bellissimo e interessantissimo quartiere è perdersi. Ma forse non è il modo migliore, forse è unico modo. E se siete amanti delle aringhe, questo è uno dei posti storici qua in città. E in questa via c'è un mix di architettura cinese che poi dopo prosegue e combacia perfettamente con quella olandese. Ma sono veri o di plastica? Sono veri. Questa casa sta per cascare. Il Pride è arrivato anche nel quartiere cinese. Qua ad Amsterdam, come in tutta l'Olanda, si dà molta importanza a questo evento. Abbiamo visto tutti i negozi, da quelli che vendono le cose per i bambini tipo Lego, fino agli alberghi, musei, ristoranti. Tutti sostengono questa manifestazione che ci sarà tra 2 giorni. E qui gli abitanti ci mettono la faccia. Perché praticamente le persone che troviamo su queste porte sono quelle che effettivamente ci abitano dentro e ti dicono di goderti il quartiere come lo avrebbero fatto loro, ma anche di portare rispetto. Qua il rischio è di andare continuamente a sbattere contro la gente perché tengo il naso all'insù sempre. E si tengono a vicenda per non cadere. E qua ci troviamo davanti a Pier di Amsterdam, che si trovano praticamente davanti alla stazione. Da questo ponte potete ammirare il paesaggio oppure andare a prendere un battello o una barca per fare la crociera sui canali di Amsterdam. Nei battelli troverete delle ottime audioguide. Nonostante a noi quando l'abbiamo fatto il boat tour ci è piaciuto tantissimo, abbiamo apprezzato ancora di più Open Boat Tour che costa qualche euro in più, però è più personalizzato e c'è una guida che vi parla, non dovete usare gli auricolari. Quest'anno non siamo andati a fare il boat tour perché il meteo era pessimo e anche perché l'abbiamo fatto tantissime volte. Ma come abbiamo già fatto a Gatecor, dove vi abbiamo fatto vedere il giro di canale in barca effettuato 2 anni prima, lo faremo anche qui. Lo faremo soprattutto vi possiate rendere conto di come è fatto Open Boat Tour. Come diceva Maya, c'è una guida che racconta quello che si vede, ma anche la storia e curiosità durante tutto il tragitto. Anche il tragitto è diverso e dipende dalla guida stessa, da come si è svegliato e cose simili. Noi per esempio siamo andati fino al zoo e abbiamo visto elefanti. E la stazione di Amsterdam è un capolavoro dell'architettura storica. E siamo arrivati a Nemo. E per salire sul tetto del museo dobbiamo fare questa scalinata. E qui sono ormeggiate un sacco di barche interessanti. Nemo è il museo delle scienze dove all'interno potete portare i vostri bimbi a giocare, ma anche qua fuori ci sono vari giochi che sfruttano gli elementi naturali come il vento e acqua per giocare. Il museo è stato progettato da Renzo Piano e si pensa erroneamente che rappresenta una barca e invece rappresenta la sezione di terra estratta da qua sotto per costruire autostrada, perché sotto il museo passa autostrada. Ma qua si viene anche per ammirare il paesaggio. Abbiamo appena ricevuto una notifica da Baffo Marco che ci chiede se va tutto bene perché ha visto un video con le condizioni molto brutte di meteo qua in Olanda. Noi in questo momento siamo in Amsterdam e va tutto bene. Oddio, non è che fino adesso il tempo era bellissimo, ma noi siamo viaggiatori incaliti, non ce ne frega niente di brutto tempo. Dall'altra parte c'è il museo marittimo. E visto che è arrivata l'ora della pappa e del pipì, andiamo a mangiare, ma questa volta olandese. Ma non qua, anche se i locali ci hanno detto che è un posto gettonatissimo.
Andando verso il ristorante siamo incampati nella ex fabbrica delle vernici. In realtà si sono salvate soltanto facciate posteriori dopo l'incendio del 73. E se qualcuno si domanda, lo stile rinascimento neolandese. E accanto vediamo Basilica di San Nicola che domina la città. Questo albergo dietro alle mie spalle si chiama Voyagers, i viaggiatori. È un albergo e coffee shop insieme, il che vuol dire che vi fanno viaggiare anche se non uscite dalla vostra camera. Non so se mi spiego. Il signore sta portando la barca in vestaglia rigorosamente. Siamo incampati per caso in questa magnifica viuzza dove non sappiamo cos'è più bello, le case, la chiesa o questo albergo che una volta era la fabbrica delle vernici. Sembra una tipica taverna dei pirati olandesi. E invece no, è un vero e proprio pub irlandese. Direi che possiamo entrare. Vai. Appena arrivati al ristorante abbiamo sentito un baccano incredibile. Si trattava di un corteo protesta per la pace. Ma quello che ci ha divertito di più è che oltre a tutti i clienti presenti nel locale è uscito anche il personale a fumarsi una sigaretta con espressione che era in mezzo tra indifferenza, gratitudine per la pausa e il pensiero verso quelli che protestavano. Che buon tempo! Vabbè, ma in olandese. E niente, uno viene a mangiare e si trova in mezzo alla protesta per la pace. Questo è un tipico ristorante olandese dove potete trovare i piatti appunto olandesi. Noi siamo qui per questo. Abbiamo preso una delle cose tipiche. Io ho preso omelette con bacon e le verdure e lui c'ha una crepe sempre con bacon e formaggio. Noi qua siamo venuti sul sicuro perché abbiamo già mangiato. Beh certo, noi conosciamo tutti i posti. La sua crepe è gustosissima. Io le faccio spesso, non vi devo dire, è veramente gustosa. Il pasto è un po' più spesso, sembra che c'è più farina, ma è cotta bene. Potrei mangiarne un'altra. Crepe spazzata, passiamo all'omelette. Sono passata all'omelette, non saprei dire quale è più buona, dopo vi darei anche lui il suo giudizio, mi piace tantissimo. Anche omelette buonissima, però preferivo pancake. Ma sapete che siamo passati qui vicino ad alcuni ristoranti che fanno quasi esclusivamente le uova? È pieno, c'è la coda fuori. Spazzato via tutto, come al solito. Quello che noi abbiamo detto che il pranzo, caffè, birra eccetera è costato 34,50 €, in due ovviamente. Quanto pendono quelle case lì? Abbiamo mangiato benissimo, però non abbiamo potuto riprendere più di tanto e meglio di quello che abbiamo fatto perché comunque all'ingresso c'è scritto Sì, di tenere bassa la voce, le luci sono soffuse, insomma è un'atmosfera bella, rilassante per mangiare in pace per differenza di tanti altri posti. E se non si è capito, ci siamo trovati benissimo. E siamo arrivati a Vondelpark, lo conoscevate? Vondelpark sta ad Amsterdam come Hyde Park o Central Park stanno a Londra e a New York. È un parco cittadino che è strautilizzato qua dai cittadini di Amsterdam. Vengono qua per fare le attività sportive, passeggiate, picnic o semplicemente dormire. Fare niente proprio. Fare niente, sì, rilassarsi. Questo parco tra l'altro non è molto conosciuto, sembra, dai turisti perché non li vediamo tanti, anche se consigliatissimo su quasi ogni guida. Sì, poi tutti dicono, ma è un parco. È un parco, ma è un parco fantastico. Ed è enorme, veramente enorme. E poi da questo parco facilmente arrivate nella zona musei. Lui è riuscito ad attraversare, io sono rimasta qua ad aspettare perché volevano ammazzarmi la bici. Ci troviamo nella zona musei dove troviamo palazzi relativamente nuovi nello classico stile di Amsterdam. Ma vuoi mettere con quelli dell'Amsterdam vecchia? Ed eccoci nella zona musei.
E subito qua, dietro di noi, si trova il Van Gogh Museum. E se siete amanti del genere, non devo dirvi niente. Noi ci siamo stati già varie volte e per questa volta per quello non abbiamo prenotato. Ma avete già visto il nostro video che abbiamo realizzato a Helen Kröller Museum, dove si trova la seconda più grande collezione dei quadri di Van Gogh al mondo? Vi lasciamo il link in descrizione. Quando abbiamo visto questo viale pieno di bandiere abbiamo pensato una cosa allegra. In realtà questo qua è per festeggiare il Pride, ma per festeggiarlo in un modo speciale, perché sotto ogni bandiera c'è scritta la pena per questo paese per l'omosessualità. Per esempio, qui la pena è morte. E poco più avanti trovate il Museo Nazionale Rijksmuseum, che a parte gli altri pittori contiene una bella collezione di enormi quadri di Rembrandt. I quadri di Rembrandt sono assolutamente da vedere, perché quando siete davanti a questi enormi quadri, come ha detto Maya, i personaggi sembrano vivi, sembrano voler fare due chiacchiere con voi, neanche uscire dal quadro, perché sembrano già fuori. Volevamo prendere un caffettino nei giardini del Rijksmuseum, però il barettino è chiuso, quindi siamo arrivati qua proprio di fronte, perché volevo anche raccontarvi una curiosità. Il Rijksmuseum è stato di recente restaurato, ormai sono passati un po' di anni, e io l'ho visto anche prima della ristrutturazione. Non parliamo, è un abisso, ma non è di questo che volevo parlare. I lavori sono durati penso 12-13 anni, comunque un'eternità al di là del numero. E una delle dispute, oltre ovviamente i tempi di lavori, una delle dispute più grandi era se lasciare il passaggio in mezzo alle bici o no. Quello era il problema più grande che hanno incontrato, perché per la città e per la comunità quel passaggio è fondamentale. Ma cosa ti aspetti da un caffè che si chiama Catunambu? E ci troviamo quasi all'Edesplein, che è uno dei centri della movida di Amsterdam. Qui è pieno di bar, ristoranti, locali di vario genere, con butta dentro e anche butta fuori. E con questa notizia bomba vi salutiamo da Amsterdam. Ciao! E un'ultima cosa per oggi, speriamo che non ci prendete per le guide turistiche, perché noi non lo siamo assolutamente. Sì, infatti noi andiamo a vedere quello che ci piace, poi ve lo facciamo vedere con la speranza che potrebbe piacere anche a voi o potrebbe esservi interessante. Sì, magari anche delle cose curiose, cose che abbiamo scoperto nel tempo, ma anche le cose che vanno a visitare tutti gli altri, ma non necessariamente tutte quelle che vanno a visitare tutti gli altri. Nella prossima puntata, dopo aver preso l'acqua nella metropolitana, vi porteremo a Haarlem con il treno. A Haarlem vedremo le case strane, mici in vetrina, porta medievale, disco volante, un cavaliere, ponte che gira, una bici ripescata e mangeremo il miglior street food di tutta l'Olanda. Mi è venuta fame. Spendendo pressoché nulla. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un like e un commento sulla serie di Amsterdam. Hanno installato i Vespasiani. Ecco, infatti. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.